Ciao a tutti e benvenuti, bentornati o ben arrivati se siete nuovi nel mio canale. Sono felicissimo di avervi qui oggi. Spero stiate tutti bene e vi siate preparati un bel caffè, un tè caldo, o quello che più vi piace, perché oggi parleremo di un argomento decisamente interessante e, oserei dire, cruciale nella nostra vita digitale. Oggi affronteremo un tema che tocca tutti noi, indistintamente, che siamo attivi sui social media, utilizziamo internet per lavoro, per svago o semplicemente per comunicare con i nostri cari. Parleremo di privacy. Sì, avete capito bene. Parleremo di quanto la nostra privacy sia realmente protetta nell'era digitale, di quanto sia importante difenderla e di cosa possiamo fare concretamente per salvaguardarla. E non lo faremo in modo teorico o astratto, ma cercheremo di analizzare esempi concreti, casi studio e darvi consigli pratici e facilmente applicabili nella vostra vita di tutti i giorni. Prima di addentrarci nel vivo dell'argomento, però, come sempre, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina così da non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E se l'argomento vi interessa, lasciate un bel like. Mi aiuta tantissimo a capire quali sono i contenuti che vi piacciono di più e a continuare a creare video che siano per voi utili e interessanti. Ok, bando alle ciance. Iniziamo subito. La privacy, ragazzi, è un diritto fondamentale. Lo è sempre stato, ma nell'era digitale assume una connotazione ancora più importante. Viviamo in un mondo iperconnesso, dove ogni nostra azione, ogni nostro like, ogni nostro commento, ogni nostra ricerca viene tracciato, registrato e, potenzialmente, utilizzato. Le aziende, le piattaforme social, i governi, tutti, in un certo senso, hanno accesso a una quantità incredibile di informazioni su di noi. Informazioni che, se utilizzate correttamente, possono migliorare i servizi che ci vengono offerti, ma che, se utilizzate in modo improprio, possono ledere la nostra libertà, la nostra autonomia e, appunto, la nostra privacy. Pensateci un attimo. Quando vi iscrivete a un nuovo social network, quante volte leggete attentamente i termini e le condizioni d'uso? Scommetto poche, se non nessuna. E quante volte vi soffermate a pensare a cosa succede ai vostri dati quando pubblicate una foto, un video, un post? Molto spesso diamo per scontato che la nostra privacy sia protetta, ma in realtà non è così. Dietro le quinte, ci sono algoritmi potentissimi che analizzano ogni nostro comportamento, ogni nostra preferenza, ogni nostro interesse. E queste informazioni vengono utilizzate per targetizzare la pubblicità, per influenzare le nostre decisioni e, in alcuni casi, anche per manipolarci. Un esempio molto semplice è quello della pubblicità personalizzata. Avete presente quando cercate un prodotto su internet e, magicamente, vi ritrovate a vedere pubblicità di quel prodotto su tutti i social network che utilizzate? Questo è possibile grazie al tracciamento dei vostri dati di navigazione. Le aziende sanno cosa cercate, cosa vi interessa, quali sono i vostri gusti. E utilizzano queste informazioni per mostrarvi pubblicità mirate, che hanno maggiori probabilità di convincervi ad acquistare un determinato prodotto o servizio. Non c'è niente di male in questo, certo, ma è importante essere consapevoli di come funzionano questi meccanismi e di come vengono utilizzati i nostri dati. Un altro esempio ancora più inquietante è quello della sorveglianza di massa. Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un aumento esponenziale della sorveglianza da parte dei governi e delle agenzie di intelligence. Grazie alle tecnologie di riconoscimento facciale, alla geolocalizzazione e all'analisi dei dati online, è possibile tracciare i movimenti di una persona, monitorare le sue comunicazioni e ricostruire la sua vita privata. Questo può essere giustificato in nome della sicurezza nazionale, ma è importante che ci siano dei limiti ben precisi e che la sorveglianza sia sempre proporzionata e trasparente. La questione si complica ulteriormente quando consideriamo la possibilità di errori o abusi. Immaginate, ad esempio, di essere erroneamente identificati come sospetti in un crimine a causa di un errore di riconoscimento facciale. Le conseguenze potrebbero essere devastanti, con ripercussioni sulla vostra reputazione, sul vostro lavoro e sulla vostra vita personale. La sorveglianza di massa, anche se motivata da nobili intenti, rischia di creare una società in cui la libertà individuale è sacrificata sull'altare della sicurezza. Una società in cui ogni cittadino è potenzialmente un sospetto. E veniamo ora al caso di Burak Özçivit, l'attore turco famoso in tutto il mondo. Ricordate la sua frase "la nostra privacy va rispettata"? Ecco, lui,
come tanti altri personaggi pubblici, è costantemente sotto i riflettori. Ogni sua mossa viene osservata, ogni sua parola viene riportata dai media, ogni sua foto viene pubblicata sui social network. E questo può essere molto stressante e può avere un impatto negativo sulla sua vita privata. Anche se è un personaggio pubblico, Burak Özçivit ha il diritto alla privacy, come tutti noi. Ha il diritto di non essere costantemente spiato, di non vedere la sua vita privata esposta al pubblico ludibrio. E la sua frase, a mio parere, è un grido di allarme, un invito a riflettere sull'importanza di rispettare la privacy di tutti, anche delle persone famose. Pensiamo alle celebrità che vengono inseguite dai paparazzi, che vedono le loro conversazioni private intercettate e pubblicate. Questo non è giornalismo, è voyeurismo. E la privacy non è un lusso, è un diritto fondamentale che va tutelato per tutti, indipendentemente dalla loro fama o ricchezza. Il caso di Burak Özçivit è solo un esempio, ma rappresenta una problematica molto più ampia e diffusa che riguarda tutti noi. Ma cosa possiamo fare concretamente per proteggere la nostra privacy? Ci sono diverse azioni che possiamo intraprendere, sia a livello individuale che a livello collettivo. Innanzitutto, è fondamentale essere consapevoli dei rischi e delle minacce che incombono sulla nostra privacy. Dobbiamo informarci, documentarci, capire come funzionano i meccanismi di tracciamento e sorveglianza. Solo così possiamo prendere decisioni consapevoli e proteggere i nostri dati. Leggere articoli, seguire blog specializzati, partecipare a webinar e conferenze sulla privacy sono tutti modi per rimanere aggiornati sulle ultime novità e minacce. Essere consapevoli è il primo passo per proteggere la nostra privacy. Non possiamo difenderci da ciò che non conosciamo. In secondo luogo, è importante utilizzare strumenti e tecnologie che ci aiutino a proteggere la nostra privacy. Ad esempio, possiamo utilizzare motori di ricerca che non tracciano i nostri dati, come DuckDuckGo. Possiamo utilizzare reti virtuali private, VPN per criptare il nostro traffico internet e nascondere il nostro indirizzo IP. Possiamo utilizzare password complesse e diverse per ogni account. Possiamo attivare l'autenticazione a 2 fattori per proteggere i nostri account da accessi non autorizzati. E possiamo utilizzare estensioni per il browser che bloccano i tracker e le pubblicità invasive. Ma non fermiamoci qui. Esistono anche alternative open source ai servizi più popolari, come Nextcloud per l'archiviazione di file o signal per la messaggistica sicura. L'adozione di questi strumenti può aumentare significativamente la nostra privacy online. Ricordiamoci che la tecnologia è un'arma a doppio taglio, può essere utilizzata per sorvegliare e tracciare, ma anche per proteggere la nostra privacy. In terzo luogo, è importante fare attenzione a cosa pubblichiamo sui social network. Prima di condividere una foto, un video, un post, dobbiamo chiederci se siamo veramente sicuri di volerlo rendere pubblico. Dobbiamo ricordare che tutto ciò che pubblichiamo online può essere visto da chiunque, anche da persone che non conosciamo. E dobbiamo essere consapevoli che i nostri dati possono essere utilizzati per scopi che non approviamo. Riflettiamo sulle implicazioni a lungo termine di ciò che condividiamo. Un post impulsivo o una foto compromettente potrebbero danneggiare la nostra reputazione o le nostre opportunità professionali in futuro. Impostiamo con cura le impostazioni della privacy dei nostri account social, limitando l'accesso ai nostri contenuti solo alle persone che conosciamo e di cui ci fidiamo. Ricordiamoci che una volta che qualcosa è online, è quasi impossibile cancellarlo completamente. In quarto luogo, è importante sostenere le organizzazioni e le iniziative che si battono per la difesa della privacy. Ci sono molte associazioni che si occupano di proteggere i nostri diritti digitali e di promuovere una cultura della privacy. Possiamo sostenerle con una donazione, con il nostro tempo o semplicemente con la nostra voce. Partecipare a manifestazioni, firmare petizioni, scrivere ai nostri rappresentanti politici sono tutti modi per far sentire la nostra voce e sostenere la causa della privacy. L'azione collettiva è fondamentale per contrastare le minacce alla nostra privacy e per promuovere una cultura della trasparenza e della responsabilità. E infine, è importante chiedere ai governi e alle aziende di essere più trasparenti e responsabili nella gestione dei nostri dati. Dobbiamo chiedere che vengano implementate leggi e regolamenti più severi per proteggere la nostra privacy. Dobbiamo chiedere che le aziende ci diano una possibilità di controllare i nostri dati e di decidere come vengono utilizzati. E dobbiamo chiedere che i governi siano più trasparenti sulle loro attività di sorveglianza. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR, è un passo nella giusta direzione,
Ma c'è ancora molto da fare per garantire che i nostri diritti alla privacy siano pienamente rispettati. Chiediamo che le leggi siano applicate in modo rigoroso e che le aziende che violano la nostra privacy siano sanzionate in modo esemplare. Inoltre, è cruciale educare i più giovani sull'importanza della privacy online. I bambini e gli adolescenti sono particolarmente vulnerabili alle minacce alla privacy, in quanto spesso non sono consapevoli dei rischi che corrono online. Insegniamo loro a utilizzare i social network in modo sicuro e responsabile, a proteggere i loro dati personali e a diffidare delle informazioni che trovano online. Un'educazione alla privacy fin dalla giovane età è fondamentale per creare una generazione di cittadini digitali consapevoli e responsabili. Un altro aspetto importante da considerare è la privacy dei nostri dispositivi connessi. Gli smartphone, i tablet, le smart TV e gli assistenti vocali raccolgono una quantità enorme di dati su di noi, spesso senza che ce ne rendiamo conto. Disattiviamo le funzionalità che non utilizziamo, rivediamo le impostazioni della privacy dei nostri dispositivi e prestiamo attenzione alle autorizzazioni che concediamo alle app. Ricordiamoci che ogni dispositivo connesso è una potenziale fonte di vulnerabilità per la nostra privacy. In conclusione, la privacy è un diritto fondamentale che dobbiamo difendere con tutte le nostre forze. Non possiamo permettere che la nostra vita privata venga esposta al pubblico ludibrio o che i nostri dati vengano utilizzati per scopi che non approviamo. Dobbiamo essere consapevoli dei rischi e delle minacce che incombono sulla nostra privacy. Dobbiamo utilizzare strumenti e tecnologie che ci aiutino a proteggerla. Dobbiamo fare attenzione a cosa pubblichiamo sui social network. Dobbiamo sostenere le organizzazioni e le iniziative che si battono per la difesa della privacy. E dobbiamo chiedere ai governi e alle aziende di essere più trasparenti e responsabili nella gestione dei nostri dati. Solo così possiamo garantire che la nostra privacy venga rispettata e che la nostra libertà e la nostra autonomia vengano preservate. La privacy non è un'opzione, è una necessità. È la base per una società libera e democratica. Spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Abbiamo parlato dell'importanza della privacy nell'era digitale, di come i nostri dati vengono tracciati e utilizzati, di cosa possiamo fare per proteggerli e dell'importanza di chiedere ai governi e alle aziende di essere più trasparenti e responsabili. Ricordate, la privacy è un diritto fondamentale che dobbiamo difendere con tutte le nostre forze. Non è un compito facile, ma è un compito che dobbiamo affrontare insieme. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dell'argomento e se avete qualche domanda o suggerimento. Sono sempre molto felice di leggere i vostri commenti e di rispondere alle vostre domande. Quali sono le vostre principali preoccupazioni riguardo alla privacy online? Quali strumenti e tecnologie utilizzate per proteggere la vostra privacy? Condividete le vostre esperienze e i vostri consigli nei commenti. E, come sempre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina così da non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E condividete questo video con i vostri amici e con i vostri familiari. Più siamo a parlare di privacy, più siamo a proteggerla. Un abbraccio e alla prossima. Ciao! E mi raccomando, date un'occhiata alle impostazioni della privacy dei vostri account social, non si sa mai. E ricordatevi, la privacy è un viaggio, non una destinazione. È un processo continuo di apprendimento, adattamento e protezione. Continuiamo a informarci, a proteggerci e a lottare per la nostra privacy. Perché la nostra libertà dipende da essa.